Ciao Martina, Ciao Carla. grazie di essere qui con noi. Allora, inizio con te questa serie di interviste alle professioniste dell'illuminazione che ci vengono in aiuto con i consigli pratici da attuare nelle nostre case per migliorarne la permanenza prolungata e per renderle ancora più confortevoli grazie alla luce. Intanto racconto due cose su di te. Martina Frattura, italianissima, si è laureata al Royal Institute of Technology a Stoccolma con un master in Architectural Lighting, Design e Salute. Si distingue tra le donne pioniere nell'illuminazione per il suo approccio innovativo e di ricerca in questo settore. Fa parte del progetto artistico La mia paura è bianca, un duo artistico che utilizza la luce come media, e recentemente è stata anche premiata tra i migliori talenti nel settore dell'illuminazione under 40. Quanto recente, proprio una cosa recentissima. Sì, nemmeno un mese fa. No. Attualmente vive a Lisbona, dove si è trasferita nel 2019 dedicandosi al suo progetto di ricerca A Beautiful Light e collaborando con lo studio White Pure. E inoltre è anche professionista attiva nella crescita del progetto internazionale Women in Lighting, che ci ha fatto conoscere alla fine. Esatto, esattamente. Sono contenta perché iniziamo con un argomento abbastanza cruciale. Parliamo di luce e benessere all'interno della nostra casa. E inizio chiedendoti una cosa molto pratica, cioè che cosa cambia? O più precisamente, cambia qualcosa se la mattina non usciamo di casa? Cosa cambia se una giornata inizia senza esporsi completamente alla luce naturale? Cambia molto se la mattina non usciamo di casa o perlomeno non ci esponiamo alla luce naturale. Perché? Perché la luce è quel ponte di comunicazione tra il mondo esterno e il nostro organismo. Il nostro corpo è programmato per stare dalla parte esattamente come quello dei nostri antenati. E la luce, il suo spettro, il suo variare è ciò che regola le nostre funzioni vitali e magicamente anche le nostre emozioni. I nostri occhi fondamentalmente è come se fossero dei canali radio, quindi ricevono tutto il segnale luce, che quindi oltre a ovviamente rendere visibile ciò che è intorno a noi, quindi ad informarci del nostro spazio, comunica al nostro cervello, suggerisce alle nostre menti il momento della giornata in cui ci troviamo e di conseguenza regola tutte le nostre funzioni, ci fa organizzare e agire in base, cioè, di conseguenza in base al momento appunto al suggerimento che ha ricevuto. Okay. La luce del mattino in particolare è ricca del componente dello spettro blu. Cosa ci comunica? Ci comunica maggiormente tutto quello che riguarda l'attenzione, la concentrazione e lo stato di vitalità. Questo comunica con la nostra mente. Quindi è normale che quando non ci esponiamo molto al mattino, dopo un po' stando in casa ci sentiamo un po' più forse assenti, se così si può dire. E quindi che cosa consiglieresti praticamente di fare per iniziare in maniera più vitale ed energica la giornata, anche se non si esce di casa, magari non abbiamo un terrazzo, non abbiamo la possibilità, non abbiamo una casa particolarmente esposta alla luce, abbiamo magari una casa al primo piano contornata da tanti edifici che non gli permette di godere a pieno della luce naturale. Come fare per iniziare in maniera vitale la giornata? Ma forse è arrivato il momento di pensare ad uno spazio esclusivamente per dialogare con la luce, per entrare in sintonia con la luce. E quindi, come se diventasse un piccolo cocoon, no? Una zona per creare un boost di spirito. Quindi immaginiamoci di fare colazione piuttosto che 2-3 break, pause durante, no, la mattinata di lavoro a casa, piuttosto che le nostre faccende,
e scegliere una zona della casa che sia luce indiretta. Ecco, che caratteristiche dovrebbe avere questo angolo, questo luogo particolare di ricarica? Guarda, io credo che è molto, abbiamo sempre pensato e pensiamo proprio come giusto anche pensare che esporci alla luce diretta del sole sia una cosa super buona, e lo è, ma non dobbiamo dimenticare che è ancora più importante, soprattutto nella prima parte della giornata, esporsi alla luce diffusa del cielo. Quindi scegliere un luogo che non ci sia luce diretta, a parte che ci permette di non essere abbagliati alla luce del sole, quindi magari non dover stare lì con le tende piuttosto che con degli schermi a assicurarci di avere una buona visuale, ma ci permette di esporci al cielo, che detta così magari suona un po'. Però noi abbiamo proprio bisogno di ricevere questa luce diffusa nella prima parte della giornata per ricaricarci, per dare le giuste informazioni alla nostra mente e per renderci più attenti e concentrati durante poi il corso della giornata. Ma senti, allora se la luce ha questa capacità, no, in qualche maniera di cambiare il nostro stato d'animo, di ricaricarci, sul nostro umore, influisce sul nostro umore. Se la sera, per esempio, quando non c'è più la luce naturale, ci sentiamo malinconici o un po' tristi, cosa possiamo fare? La luce, c'è una luce artificiale, un escamotage che possiamo usare per darci un po' di energia. Cosa ci consiglieresti di fare? Insomma, un piccolo regalo a noi stessi. Dobbiamo lasciare spazio al fascino. E cos'è il fascino? È la capacità di uno spazio di attrarre la nostra attenzione in maniera naturale, senza sforzo. E questo cosa fa nell'atto pratico? Distende la nostra attenzione e ci lascia lì, appunto, affascinati. E in questo la luce è lo strumento migliore. Quando la luce poi si avvicina molto alla luce naturale, quindi la sua transitorietà, il movimento e l'imprevedibilità della luce naturale, quando queste caratteristiche vengono riprese dalla luce artificiale, è un modo, abbiamo diciamo, una chiave di volta anche per modificare il nostro umore. Io ho una cosa molto low tech, in realtà, che è un piccolo regalo che mi è stato fatto qualche anno fa da una mia cara amica, che è una piccola pallina, dove mi una pallina all'albero di Natale, per capirci, che è specchiata, un po' come quelle che noi... La discoteca. Esattamente, esattamente. Ma una luce ripresa con questa piccola pallina per creare tanti bagliori che si muovono nello spazio, che ridisegnano tutti i confini della stanza. Questa è la mia personale, diciamo, il mio escamotage. La sera sono un po', diciamo, un po' blu, così. E gli effetti sono questi che vediamo adesso sullo schermo che ci hai mandato. Beh, effettivamente è tutta un'altra cosa. È divertente, affascinante. E non è solo per i piccolini, anche per gli adulti. Imprevedibilità in questo caso c'è tutta e anche la luce, insomma, non è una situazione necessariamente di buio, no? O di oscurità. Non deve essere il buio pesto, assolutamente. Questo video che stiamo guardando, infatti, è stato girato durante il primo pomeriggio. Per esattezza. Beh, mi sembra proprio una cosa magica. Ti ringrazio tantissimo per quello che ci hai raccontato, per l'introduzione a questi incontri con i tuoi primi consigli pratici. Grazie ancora e ci risentiamo presto. Grazie a te Giorgia di cuore, grazie mille per l'invito e spero di essere stata utile. Assolutamente sì. Ciao!